facciamo una breve spiegazione di quelle che sono le funzionalità salienti del nostro controllo touchscreen. Quindi funzionalità base sono la possibilità di impostare la temperatura, quindi cliccando sulla temperatura e modificandola con i più e con i meno o con maggiore rapidità con il cursore. Una volta trovata la temperatura desiderata, confermare. Andiamo ora a regolare quella che sarà la percentuale di lavoro delle resistenze del cielo che impiegheremo per raggiungere la temperatura settata. In questo caso abbiamo scelto 100%, ok? Che può essere chiaramente modificato a piacimento come appena spiegato. 100% significa le resistenze lavoreranno 60 secondi al minuto, quindi per tutto il tempo necessario a raggiungere la temperatura settata. In questa maniera le resistenze andranno a lavorare. Se impostassi per esempio 80%, parleremmo di 48 secondi al minuto, ok? Questa funzione ci permette di decidere quanto durerà l'irraggiamento, quindi l'azione anche della radiazione infrarossa sulla pizza delle resistenze posizionate nella parte superiore della camera. Vado sempre a confermare l'impostazione. Stessa cosa per le resistenze della platea, quindi della base del forno. Anche qui abbiamo fatto un'impostazione media, che è quella di un 50%. Significa che fino al raggiungimento della temperatura impostata le resistenze della platea lavoreranno per 30 secondi ogni minuto. Questo ci consentirà di avere un calore che terrà calda la platea per un tempo determinato. Chiaramente in una fase di stress del lavoro io posso andare ad aumentare questa percentuale per avere una maggiore compensazione del calore nella parte inferiore del forno. Viceversa, in una fase di preriscaldamento o di un prodotto che non necessiti di eccessivo calore dalla parte bassa del forno, in una fase di lavoro anche se vogliamo non troppo serrata, posso andare a diminuirla. Come sempre diamo conferma del parametro che abbiamo scelto, altrimenti non verrà registrato dalla scheda. È possibile impostare un timer, anche qui con la stessa dinamica, in modo che anche in caso di un operatore con meno competenze sia possibile avvertirlo, se il suo occhio ancora non è magari allenato a comprenderlo, di quella che può essere il tempo giusto in cui la pizza va tolta dalla camera. Andiamo come sempre a confermare. Oltre a queste funzioni che definirei basilari, abbiamo anche funzioni più evolute. La funzione Energy Saving, quindi questa icona che identifica un salvadanaio, se vogliamo. Grazie a questo pulsante l'azione delle resistenze sul cielo e delle resistenze sulla platea del forno non sarà mai simultanea. Questo significa che automaticamente io sto disinstallando metà dei kilowatt di spunto della camera. Chiaramente è un tipo di funzione che non consigliamo durante il lavoro, perché potreste avere degli squilibri dell'azione del forno, quindi potrebbe mancarvi l'irraggiamento a un certo momento dalla parte superiore o la conduzione dalla parte inferiore della camera, ma è sicuramente una caratteristica estremamente importante nella fase di preriscaldo del forno, perché possiamo portare il forno in temperatura, sia pure con un tempo più lungo, ma utilizzando la metà dei kilowatt e quindi liberando kilowatt del vostro impianto, dell'impianto del vostro laboratorio per altre lavorazioni, per esempio. Questa era la schermata stand-by, tra l'altro. Viceversa, per l'esigenza opposta, ovvero quando siete estremamente sotto pressione e il lavoro porta il forno a necessitare di tutta la potenza in maniera simultanea, in maniera rapida, avete l'icona della lepre, anche questa abbastanza intuitiva, quindi un animale veloce, che significa che il forno andrà velocemente a recuperare temperatura, a contrastare una sessione di lavoro molto intensa, perché richiamerò il 100% della potenza sia dal cielo che dalla platea. Quindi nonostante io abbia settato 100 sul cielo, 30% sulla platea, le resistenze in realtà andranno a lavorare al 100% bypassando il settaggio di lavoro normale. Un'altra delle funzioni che vi consente di avere il nostro touch è quella di memorizzare i preset di cottura. Ora, per esempio, questo tipo di preset, quindi una temperatura di 308 gradi con 100% di cielo, 30% di platea, potrebbe diventare
un tipo di preset che voi avete studiato per un determinato tipo di pizza e che vorreste magari salvare, in modo che anche in caso davanti al forno si dovesse trovare un giorno un dipendente con meno skill, diciamo meno abile, potrebbe comunque portare a termine in maniera standardizzata il lavoro. Oppure voi stessi, se siete gli unici operatori, diciamo, che operano sul forno, non dovrete perdere tempo ogni volta a riprogrammarlo, ma avrete una sorta di storico, okay, di quello che avete già impostato. Una volta settato temperatura della camera, percentuale del cielo, percentuale della platea, vado sull'icona dell'omino con il cappello, diciamo, da laureato e vado a fare giustamente salva ricetta. Mi appare tutta la lista delle ricette. Io andrò chiaramente a scegliere la prima posizione libera, trattandosi di un nuovo programma, in questo caso P2. La macchina mi chiede: sei sicuro di voler sovrascrivere la ricetta? Io chiaramente darò conferma e andrò a diciamo rinominarla. In questo caso la chiameremo video, perché diciamo è la ricetta del video che stiamo facendo, e vado sempre a confermare il nome. Ora, questo preset fa parte della mia libreria, del mio ricettario. Questo significa che io potrò in ogni momento del lavoro andarlo a richiamare e quindi far entrare in funzione il forno con quel determinato preset. Una cosa che è interessante da questo punto di vista e che vi permetterà anche di attivare il forno in maniera programmata, proprio dall'inizio della sessione di lavoro, è l'accensione programmata settimanale. Ora vado a spegnere il forno per mostrarvi come funziona. Quindi a forno spento io posso, andando sull'icona del calendario, mi appare questa schermata dove ho in primis il giorno della settimana e io da lunedì a domenica posso andare a memorizzare l'orario in cui il forno si accenderà senza la mia presenza. Quindi io non dovrò recarmi al lavoro, diciamo, un'ora prima per portare il forno in temperatura, ma quell'ora sarò libero di utilizzarla per altri lavori, altre mansioni, altri impegni, perché per ogni giorno della settimana il forno verrà programmato. Ora, il lunedì era già programmato in qualche maniera, io andrò a scegliere il martedì. Il martedì vorrò cominciare il mio servizio, non so, alle 13 per esempio, e alle 13 voglio che parta. È per questo che è fondamentale inserire almeno un programma di cottura per poter usufruire di questa funzione, perché chiaramente il forno ci chiederà con quale preset io devo accendermi all'ora impostata. In questo caso video, quindi è stata memorizzata, ok, la partenza del forno con la ricetta video il giorno martedì alle ore 1 e andrò ad aggiungere questa pianificazione. Quindi anche questa funzione chiaramente è estremamente utile per una programmazione del lavoro e poter avere il forno già da remoto attivabile. Altre funzioni che consente il nostro touch è quella di aprire e chiudere lo scarico dei vapori del forno, che è un optional, quindi uno scarico vapori automatizzato che voi potete decidere di, diciamo, utilizzare, chiudere e aprire già da scheda, chiaramente la luce. E questo è essenzialmente il touch del nostro forno Jack.